e vi dico già che mi sa che mi hanno scammato. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Se non mi conoscete, io sono Umi e vi do il benvenuto nella Christmas Playlist. Ormai siamo alla quarta giornata e dovreste sapere che cos'è la Christmas Playlist, ma se vi siete persi qualche episodio o non avete ancora iniziato questa serie, beh, ti lascio il link della playlist qui così da non farti perdere neanche un video, e ricordati di iscriverti e attivare la campanella per non perdere i prossimi episodi. Come avrete intuito dal titolo, oggi è un video un po' diverso, infatti non è un tutorial ma è un video unboxing. Infatti andremo a spacchettare insieme un intero calendario dell'avvento, e non è un calendario dell'avvento qualsiasi ma l'edizione crochet. Infatti dopo numerose ricerche sono riuscita a trovare un calendario dell'avvento a un prezzo accessibile, però non sono proprio sicura che non sia stata una scammata. Infatti il calendario dell'avvento che andremo ad aprire insieme ha un prezzo veramente molto basso e tra poco andiamo a spacchettare insieme e capiremo se ne è valsa la pena oppure no. Ovviamente la ricerca del calendario è stata molto elaborata, nel senso che ho cercato diversi tipi di calendari a diversi prezzi e devo dire che ne ho trovate alcune opzioni. Una di queste opzioni è il calendario dell'avvento di Hobbii. Ogni anno loro fanno il loro calendario dell'avvento, però il prezzo è decisamente alto. Il prezzo del calendario sicuramente è inferiore rispetto al valore dei materiali e dei gadget che andremo a trovare all'interno. Però posso capire che a un crochetero che è all'inizio e che magari non ha tutti questi fondi risulti un po' difficile. Per essere precisi, il calendario dell'avvento di Hobbii si chiama, sì, sto leggendo dal computer, si chiama Calendario dell'avvento per uncinetto di crochet highway, a un prezzo di 96 euro. Il calendario è praticamente composto da tutti i gadget, filati e tante altre cose che sono perfetti per chi ha le prime armi o comunque per chi è un amante dell'uncinetto. Quindi sicuramente è un calendario più che valido, anche perché guardando tantissime recensioni anche degli anni scorsi, i materiali e i gadget che vengono inseriti all'interno sono di altissima qualità. Un'altra opzione può essere quella di Crochet Society. Ogni anno loro fanno il loro calendario ed è veramente tanto bello, però anche questo ha un prezzo un pochino elevato. Infatti anche per questo calendario siamo intorno ai 100 euro e sicuramente sì, il valore dei filati che c'è all'interno è nettamente più alto, però comunque anche in questo caso, così come Hobbii, i prezzi sono un pochino elevati, ma sicuramente c'è un motivo e vi assicuro che sono di altissima qualità i loro prodotti e i loro filati. Ora però veniamo a noi, al nostro calendario dell'avvento, e vi dico già che mi sa che mi hanno scammato. Infatti se cercate su Amazon o anche su altri siti come possono essere AliExpress, trovate dei calendari dell'avvento molto simili a quelli di Crochet Society, o meglio sembrano lo stesso, però mi sa che non lo sono per nulla. Proprio per questo oggi io mi sono sacrificata e ho ordinato quello che è il calendario dell'avvento di Crochet Society su AliExpress, che è lo stesso identico che c'è anche su Amazon, e vi assicuro che è lo stesso identico prodotto perché a volte è anche lo stesso fornitore. In ogni caso, se vi dovesse piacere o se semplicemente volete fare un regalo non troppo dispendioso a un amico o un'amica crochetera, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Beh ragazzi, direi che ho già parlato anche troppo e let's dig in. E sì ragazzi, non l'ho ancora aperto, come vedete è tutto completamente sigillato e lo andiamo a aprire insieme. Io non ho idea di come sarà e di cosa ci sarà dentro. Ok, in realtà ci sta, pensavo peggio. È arrivato il momento di aprirlo e vediamo com'è. Ah, vabbè, dai, carino! Le tabelline sono molto piccole in realtà, però vi devo dire che non è per nulla male. Niente, raga, iniziamo dalla casella numero 1. Ok, ragazzi, è molto... cioè, per farvi capire, questo è il portacarte dell'episodio prima. Apriamolo insieme. Raga, fermi tutti! Bellissimo! Il primo filato è questo filato qua, in questa colorazione viola, il mio colore preferito, e è praticamente con dei riflessini olografici. Rai per mega bello, posso dire, ne vale già i 14 euro. La quantità è molto poca, penso siano 25 grammi di filato. Ora andiamo con la seconda casella e questa è la casella numero 2. Andiamo a vedere. Secondo voi che colore sarà? Ferma, commenta che colore sarà e poi continua.
e abbiamo un colore grigio molto molto scuro. Questa è un'etichetta di DIY, quindi una generica etichetta per filato, però vi devo dire, per ora per nulla male, non sono super iper mega delusa. Anche in questo caso ovviamente la quantità di filato è molto molto poca. Andiamo avanti con la casella numero 3, è qua sopra. Ok, allora, in questo caso io non ho ancora visto... Ah, ok, in questo caso abbiamo un filato molto strano, raga, la texture è stranissima. Sembra un po' la texture di una spugna ed è sempre con la stessa etichetta di prima di DIY. Vi devo dire la verità, al tatto è quasi fastidioso. Mi aspettavo meno filato, qui ce n'è un po' di più, penso siamo su un 30 grammi. La casella numero 4. Vi faccio vedere prima a voi e poi guarderò anch'io. Raga, ma io non mi aspettavo per niente questi colori. In questo caso abbiamo un filato che sembra appunto un classico acrilico. Let's continue with the number 5, quindi questa qui. Questa volta vedo prima io. Ok. Allora, c'è un altro di quelli che sono un po' ruvidi, quindi che sembrano spugna. Ora però, visto che sono troppo curiosa, andiamo ad aprire due caselle insieme, infatti apriremo la 6 e la 7. Questa è la casella numero 6. Non ho idea di che cosa sia accaduto, però penso che siano altri yarning needles. All'interno della casella numero 6 abbiamo degli aghi, sono 4, 5 con quello che mi è caduto, e poi abbiamo anche un filato, ed è un filato rosso semplice, un classico acrilico, casella numero 7, e vediamo com'è. Bello questo rosa! Questo è il gomitolo più grande che abbiamo avuto fino adesso ed è anche un bel colore, e al tatto vi devo dire che sembra quasi lana. Casella numero 8. Ok, abbiamo un altro filato, quello che sembra tipo spugna, e in questo caso è di questa colorazione nero con dei riflessi argentati. Non è per niente male anche questo per fare progettini, portachiavi o anche alcuni magari dettagli degli amigurumi, sono veramente perfetti. Non siamo neanche a metà del calendario, come vedete, sono super soddisfatta, non pensavo, partita subito che sarebbe stata una scammata, e invece abbiamo pure i gadget. Apriamo la casella numero 9. Abbiamo, bellissimo anche questo, raga, fantastico, è come il primo filato della casella numero 1, solo che è azzurrino. Andiamo ad aprire insieme la casella numero 10 e 11. Nella 10 c'è un altro filato di quelli appunto un pochino più ruvidi, che tra l'altro perdono un sacco di brillantini. Casella numero 11. Allora ragazzi, dentro la casella numero 11 abbiamo un gadget e un filato. Il gadget è un super marcapunti molto grande, questi sono comodissimi se lavorate tipo la lana gatto, la lana soffio, che sono un pochino più grandi. E questo è il gadget in questione. E poi abbiamo lui, che è questo filato in questa colorazione un po' marroncina, sempre con i riflessi in lurex. Andiamo avanti con la casella 12 e la casella 13. All'interno della casella 12 abbiamo lui, questo filato palesemente in acrilico, neanche troppissima qualità, infatti questo è un pochino più ruvido rispetto agli altri. Nella casella 13 pensavo di aver trovato solo il filato, poi ho notato questo nel fondo della scatola ed è un gadget che in realtà è molto carino, perché è un portachiavi ma a forma di uncino, particolare un uncino numero 3. La casella 14 ha la scritta enorme, quindi mi aspetto qualcosina di più. Adesso vediamo il filato, che adesso chiameremo sempre filato spugna, ed è questo filato qua in colore argento. Andiamo avanti con la nostra casella numero 15. Come si vedeva un pochino dall'apertura della scatola, qui dentro c'è un altro gadget e abbiamo il metro da Sarta. Insieme al metro nella casella numero 15 abbiamo anche lui, che è un grigio un pochino più scuro rispetto a quello di prima. Per mettervelo uno in confronto all'altro, questo è un grigio molto più chiaro, invece questo è un grigio tipo topo, quindi un pochino più scuro. Ora andiamo con la numero 16. Abbiamo un altro filato spugna. Casella 17. All'interno di questa casella ho trovato l'oro,
che in realtà non ho idea di cosa siano. Non sono tipo dei coni, ma in realtà non ho idea di cosa siano. Non so neanche a cosa servano, quindi se voi lo sapete fatemelo sapere qua nei commenti. E sempre nella stessa casella abbiamo questo acrilico bianco che in realtà è sempre comodo. Casella 18, un altro filato spugna, solamente che in questo caso è bianco e devo dire ricorda un po' la neve, ricorda un po' il ghiaccio. Casella 19, wow, bellissimo, che all'interno c'è il filato spugna che è di questo colore veramente tanto bello, cioè è molto sbrilluccicoso, è molto argentato, viola, c'ha più toni di viola, mi piace veramente tanto questo. Siamo quasi alla fine e se fino ad ora ti è piaciuto qualche filato o ti è piaciuto il video in sé, ricordati di mettere like e di iniziare a seguirmi e di attivare anche la campanella per non perderti ulteriori video. Ci mancano infatti le ultime 6 caselle e partiamo subito dalla numero 20. Allora, nella casella 20 abbiamo lui, un altro filato in acrilico semplice, sempre comunque gomitolino. Casella numero 21, abbiamo un altro filato spugna, però in realtà non è così ruvido come gli altri. Anche in questo caso, come vedete, ha i brillantini argentati, non è per nulla male. Casella numero 22, ci sono un sacco di marcapunti, penso anche di averne fatto cadere qualcuno e all'interno abbiamo anche questo filato in acrilico ed è molto bello il colore perché è un verdone. Casella numero 23, abbiamo il nostro filato spugna però con una combo colore differente, infatti abbiamo questo grigio misto all'urex nero. Casella della vigilia. Allora, abbiamo un altro, l'ennesimo filato spugna in questa colorazione rosa salmone, molto bello in realtà il colore e questi sbrulluccichini su questo colore in realtà stanno veramente molto bene. Siamo arrivati all'ultima casella, il calendario è completamente vuoto e non so cosa aspettarmi perché vorrei che ci fosse qualcosa di un pochino diverso, ma non ne sono certissima, quindi adesso vediamo insieme. No raga, deludente, posso dire, come ultima casella non mi piace per nulla. Un altro filato spugna, in questa colorazione arancione, un po' tipo color volpe, non è per nulla male come colore, però mi aspettavo qualcosina di più come ultima casella. Ok ragazzi, abbiamo finito, abbiamo spacchettato tutto il calendario dell'avvento e come avete visto, alla fine i 14 euro sono spesi bene. Nonostante sembrasse una scammata, secondo me ci sta da regalare o da ricevere durante l'anno per scartarlo prima di Natale. Sicuramente non è come quello di Hobby o quello di Crochet Society, però ne è valsa la pena. Per 14 euro ci sta più che bene. Facciamo dunque un recap. Abbiamo trovato 25 filati, misti tra filati effetto spugna, quindi un pochino più ruvidi, filati che secondo me sono misto lana e filati che sono 100% acrilico. Tra i vari gadget che abbiamo trovato all'interno, il metro da sarta, queste spuntine in silicone che non ho ancora capito cosa servano, qualche aghetto per andare a cucire, il super spillone marcapunto e poi ultimo ma non per importanza l'uncino da portachiavi. E nulla ragazzi, fatemi sapere qua nei commenti qual è il filato che vi è piaciuto di più e quale gadget avete apprezzato un pochino di più rispetto agli altri. Direi che io personalmente sono molto soddisfatta e non mi resta che salutarvi. Infatti ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine, se siete rimasti fino a qua commentate con questa emoji e fatemi sapere se voi lo comprereste o meno. E se non l'avete ancora fatto ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così da non perdervi i prossimi episodi della Christmas playlist. Se vi va potete anche iniziare a seguirmi sui miei social, vi lascio Instagram dove vi porto un pochino di più nella mia quotidianità e TikTok dove invece mi fate compagnia nelle nostre live dove chiacchieriamo, prepariamo ordini, prepariamo progetti. Grazie per essere arrivati fino a qui e spero di avervi fatto un po' di compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao! L'ho già rotto.